Oggi siamo qui con due microfoni, ovvero il Maono PD200W e il Fine K688. Quale dei due suona meglio? C'è un vincitore tra i due? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi sto testando due microfoni che esteticamente sono molto simili e anche come suono, tutto sommato, sono entrambi molto validi. Sono però due microfoni diversi. Diversi perché? Perché il Fine K688 è un microfono USB XLR con i controlli sulla parte posteriore e non ci sono lucine. Questo qui, il Maono PD200W, è un microfono USB e XLR come questo, ma in più è anche un microfono wireless e ha i controlli sia sulla parte superiore che sulla parte posteriore e ha le lucine. Quindi sono due microfoni che sono diversi dal punto di vista di caratteristiche. In questo caso noi li stiamo analizzando da un punto di vista XLR, perché i microfoni in generale, dal mio punto di vista, a meno che non parliamo di microfoni super costosi, suonano sempre molto meglio in XLR. Quindi in questo momento io ti sto facendo sentire questi microfoni al meglio delle loro possibilità. Una nota importante per te, anzi due note importanti per te. La prima, metti le cuffie, le migliori cuffie che hai a disposizione, altrimenti non senti niente. Seconda nota fondamentale è che entrambi i microfoni stanno entrando dentro il mio Tascam Mixcast 4, verranno importati sul mio computer e dentro Reaper, il software che utilizzo io per il montaggio audio, non verrà applicato nessun effetto. Quindi il suono dei microfoni che stai sentendo è lo stesso che viene fuori dal microfono, senza nessun tipo di effetto applicato. Porterò, come già sai, tutto a meno 14 lufs in modo da uniformare i volumi. In questo caso entrambi i microfoni stanno entrando nel mio Tascam Mixcast 4 con un gain di 35 dB e noto che sono molto simili anche nel gain, forse leggermente, il cavo arancione questo, il Fine ha un minimo ma penso 1-2 dB di volume in più. Quindi diciamo sono quasi uguali. Entrambi i microfoni condividono una caratteristica, sono microfoni dinamici. Dinamici significa che non hanno bisogno della 48 volt e significa che sono microfoni meno sensibili rispetto a un microfono a condensatore, quindi in ambienti non acusticamente trattati possono sicuramente essere la scelta migliore. Scelta migliore che è dovuta anche al fatto che il loro pattern polare è cardioide per entrambi i microfoni. Significa che prendono soprattutto ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro, o quasi niente di ciò che arriva dietro. Quindi questi microfoni sono la scelta migliore, sia perché sono dinamici, sia perché sono cardioidi, e la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati, come potrebbe essere la tua stanzetta nella quale registri video podcast o quello che sia. Sono microfoni relativamente economici, ti lascio i link in descrizione di entrambi, in modo tale che tu cliccando su quel link possa avere sempre il prezzo migliore aggiornato. Perché lo sai, i prezzi su Amazon fluttuano tantissimo, quindi io ti lascio il link in modo che quando vuoi comprarlo sai che quello è il prezzo migliore. Io nel frattempo sto switchando tra uno e l'altro in modo che tu senta le differenze. Ovviamente ti ho già chiesto di mettere le migliori cuffie che hai a disposizione, ti chiedo ancora una volta di farlo perché sennò non senti assolutamente nulla. Sono due microfoni costruiti bene, due microfoni anche molto simili perché hanno, vedi, questo cerchio intorno, hanno questa forma cilindrica, hanno diciamo più o meno lo stesso tipo di costruzione a livello di materiali, cambiano un po' le manopoline, questo sono soltanto sul pannello posteriore, questo qui sono sia sul corpo che sul pannello posteriore. Ok, nel frattempo tu adesso senti anche i microfoni senza spugne e quindi puoi capire anche il suono vero senza le spugne. Allora, no, non le devo invertire. Allora, le spugne sono queste. Ok, ha messo a fuoco. Quindi questa qui è più, come vedi, sono diverse. Questa qui è più alta, questa qui è più bassa, questa qui ha una parte in plastica, questa qui no, ok? Questa qui è del Maono PD200W, questa qui è del Fine K688. Sono diverse e secondo me, allora, punto primo, nessuna di queste spugne che hanno un materiale
pelliccioso, potremmo dire, non so come altro definirlo, perché non è il classico materiale spugnoso che siamo abituati a trovare su altri microfoni, e ho notato che questo tipo di spugna, entrambe, perché hanno più o meno lo stesso materiale, è meno è più ricettivo alle plosive. Quindi ho fatto un test, perché di questi due microfoni trovi i video completi singoli, quindi in questo video io li sto confrontando, però se ti interessa vedere solo il video del Maono PD200W, vallo a vedere, lo trovi sul mio canale. Se ti interessa il video del Fine K688, lo trovi sul mio canale. Quindi questo è un video semplicemente di confronto. Ti dicevo, quindi queste spugne qua, ho provato a usare la spugna dello Shure SM7B e ho visto che suona molto meglio, una spugna di qualità migliore, quindi ti consiglio. Suonano benino tutte e due, non c'è problema, però se vuoi fare un salto di qualità utilizza quella spugna, perché sicuramente è migliore di questa, riesce a rigettare meglio le plosive. Un'altra caratteristica che voglio farti vedere, voglio raccontarti guardando i due microfoni, è che le capsule dei microfoni, mentre questa qua del Maono è alla punta della griglia, questo qui c'è un dito di distanza tra la fine della griglia e la capsula, e in più la spugna è più alta, quindi, come dire, c'è più distanza tra la tua bocca e la capsula di questo microfono piuttosto che di questo. Quindi anche questo è da tenere in considerazione. Quindi in teoria questo qua dovrebbe rigettare un po' meglio le plosive rispetto a questo, però parliamo veramente di inezie. Se tu però vai a comprare una spugna migliore, allora la metti su entrambe, su quello che scegli, sicuramente ottieni il risultato migliore. Tu nel frattempo, con le migliori cuffie che hai a disposizione, stai sentendo anche come suonano questi microfoni senza le rispettive spugne. Adesso le rimetto. Ok, quindi hai sentito anche il suono pulito del microfono. Adesso stai risentendo il suono con la spugna. Cambia il suono? Sì. Quanto? Non tantissimo, però si sente la differenza, ok? Con la spugna sicuramente è un suono un po' più chiuso, senza spugna è un suono un po' più aperto. Si può usare un microfono senza spugna? Sì, puoi usarlo tranquillamente, con la giusta posizione puoi usarlo tranquillamente, però per star tranquilli, visto che magari non sei un professionista della voce, prendi una spugna. Se vuoi risparmiare, mantieni queste spugne qua. Se vuoi fare sul serio, prendi una spugna migliore. Magari ti lascio il link in descrizione. In descrizione ti lascio anche i link dei due microfoni, in modo tale che tu possa avere sempre il prezzo migliore, perché sai, su Amazon i prezzi fluttuano, per cui cliccando sul link tu hai sempre il prezzo migliore. Ok, credo di averti raccontato, anzi più che averti raccontato, di averti fatto ascoltare questi due microfoni, e mi farebbe tanto piacere sapere da te nei commenti qui sotto che cosa ne pensi. Ovviamente, essendo due microfoni simili ma diversi, se ti serve un microfono wireless devi scartare in automatico questo, il Fine, perché non è wireless. Quindi se ti serve per forza wireless, tra i due hai solo questa opzione. Se invece vuoi un microfono con le luci, per esempio, devi prendere per forza questo, perché questo non ha le luci. Quindi ci sono delle differenze. Se invece ti serve un microfono XLR, ecco, questo è il video che fa per te, perché senti la differenza tra i due microfoni. E se ti serve un microfono USB, anche in questo caso non te lo faccio sentire in questo video, ma se vai a vedere i video di entrambi i microfoni li senti anche USB e ti fai un'idea del loro suono. In questo caso, come ti raccontavo prima, volevo fartelo sentire in XLR perché entrambi i microfoni danno il meglio di sé. Poi, detto questo, suonano decentemente anche USB-C, però io preferisco sempre l'XLR perché dal mio punto di vista ha un suono migliore. Ok? Bene, io spero di averti raccontato tutto. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta il video e soprattutto fammi sapere quale dei due ti piace di più, perché forse con le migliori cuffie a disposizione una leggera differenza la senti. Va bene? Grazie mille per aver guardato questo video e noi come al solito ci vediamo prestissimo.